Ciao, io sono Carla, ti do il benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi ti propongo un rotolo di zucchine semplicemente favoloso, morbidissimo e saporito. Trovi gli ingredienti come sempre nell'info box sotto il video e nel blog e adesso prepariamole insieme. Prendo le zucchine del mio orto e le privo dell'estremità. Fatto ciò, le grattugio con una grattugia a fori larghi. Ho grattugiato tutte le zucchine, ci metto 2 pizzichi di sale e le mescolo con una forchetta, così butteranno fuori l'acqua di vegetazione. In una terrina ci metto 4 uova, aggiungo un pizzico di sale, metto anche uno spicchio d'aglio, del parmigiano reggiano, del prezzemolo tritato, poi sbatto il tutto con una forchetta. A questo punto strizzo le zucchine grattugiate privandole del liquido di vegetazione e le metto all'interno delle uova sbattute. Mescolo bene il tutto e come puoi vedere la zucchina è un ortaggio che continua a produrre il liquido di vegetazione. Quindi aggiungo un cucchiaio di farina. Adagio il foglio di carta forno su una teglia, la teglia misura 30 x 40 cm. Ungo la carta forno con dell'olio di oliva che distribuisco con un pennellino. Posso versarci il composto di zucchine. Poi le livello bene assicurandomi che ci sia lo stesso spessore dappertutto. Posso infornare nel forno già caldo statico a 200 gradi per 15 minuti. La base di zucchine è cotta, la sistemo sul piano di lavoro e poi la tolgo dalla teglia. È perfetta, guarda come si stacca con facilità. Farcisco la base quando si sarà raffreddata. Io ho scelto della crescenza e del prosciutto cotto, ma puoi farcirla con gli ingredienti che preferisci. A questo punto posso arrotolarla dal lato più corto. La arrotolo direttamente sulla carta forno di cottura. Sistemo il rotolo su un foglio di pellicola alimentare. Poi lo metto in frigorifero perlomeno per un paio d'ore. Ho deciso di servire il mio rotolo freddo di zucchine su un letto di pomodori freschi, quindi taglio i pomodori a fettine. Tolgo il rotolo dal frigorifero e lo taglio a fettine. Sistemalo pure su un vassoio di portata e buon appetito! Provalo e fammi sapere, ma posso assicurarti che è buonissimo. La cremosità della crescenza si sposa alla perfezione con questo piatto. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Ciao e alla prossima ricetta!